alle zusammen, wie geht's bei euch? Alles gut? Ja, das freut mich. Willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir darüber, wie man auf Deutsch due per un banana antlöli, ne? Sagt. Come dite? Non ho sbagliato una, ma bensì due lingue. Beh, allora ricomincio tutto da capo. Benvenute e benvenuti a tutte, a tutti, o bentornati su Male Artino, il vostro canale YouTube di riferimento per quanto riguarda il vlog e la divulgazione artistica. Siamo al secondo episodio di come approcciarsi all'arte. Vediamolo insieme. Al di là di questi schizzi così di genio, se possiamo definirli in questa maniera, continuiamo la nostra avventura attraverso i percorsi di analisi e di approccio per l'appunto ad un'opera d'arte. Terzo percorso che vedremo oggi e che ha delineato, come già ripetuto nella scorsa puntata, la nostra affascinantissima Vappiano, nel già citato Vademecum Capire l'arte. In questo caso è un percorso che vede l'opera d'arte vista come documento storico. E voi mi direte, ma come? Dovresti proporci dei percorsi di analisi alternativi, insomma, a quelli già visti nel nozionismo e nei libri accademici, e tu ci proponi un percorso che ha a che fare con un documento storico, per di più, che più di accademico e nozionistico di così non c'è nulla. Beh, in realtà usciremo un po' fuori dagli schemi, usciremo un po' fuori dalle righe. Voglio farvi sentire un po' come se foste dei piccoli avventurieri dell'arte, dei piccoli Indiana Jones. Però per capire a che cosa mi sto riferendo dovrete seguirmi per tutta la durata del video. A onor del vero però c'è da dire che questo tipo di percorso di approccio si ramifica in due sottogruppi, in due sottoapprocci, diciamo così. Uno un po' più di stampo filologico storiografico, che vediamo nello specifico in questo video, e un altro invece con delle sfaccettature un po' più frizzantine, effervescenti, di cui però non vi anticipo assolutamente nulla, di modo da tenervi un po' sulle spine con la suspense. Torniamo però a noi. Vi stavo per l'appunto dicendo che dobbiamo vedere attraverso questo percorso l'opera d'arte non come opera in sé, ma come documento storico. E perché ciò? Beh, anzitutto c'è da definire effettivamente che cosa sia un documento storico. Beh, possiamo definirlo come se fosse una sorta di fotografia che i nostri antenati ci hanno lasciato del loro tempo, della loro civiltà, della loro cultura. Ovvero, analizzando le componenti, le parti di un documento storico, possiamo arrivare a definire una sorta di carta d'identità, di radiografia del periodo a cui esso appartiene. Quindi, analogamente, l'opera d'arte alienata dal ruolo e dal concetto che ha in sé di bene culturale, di bene artistico, di manufatto artistico, e associato piuttosto a quello di documento storico, lo si fa diventare una sorta di archivio figurativo che ci dà tutte le caratteristiche, ci dà tutte le componenti per poter capire il mondo e la cultura a cui esso fa riferimento. È quello che stiamo facendo un po' anche noi in maniera diversa attraverso degli strumenti che utilizziamo quotidianamente, tutti i giorni. E mi sto riferendo in particolare ai social network, ai drive, ai cloud, cioè quelle memorie esterne in cui mettiamo tutta la nostra quotidianità, che possono essere pensieri, possono essere fotografie di noi, possono essere, non so, biglietti del treno, dell'aereo e via dicendo. Degli strumenti per l'appunto pragmatici al giorno d'oggi, ma i quali fra 300 anni gli storici del futuro utilizzeranno per delineare, per stilare la nostra carta d'identità, la nostra radiografia, come si comportava, come si approcciava al mondo, alla società, che cosa pensava un uomo del XXI secolo. Tutto ciò è vincibile per l'appunto da questi strumenti che usiamo tutti i giorni. Analogamente, con le virgolette del caso naturalmente, un'opera d'arte può fungere allo stesso ruolo, può darci quindi tutte quelle caratteristiche, può darci tutte quelle componenti attraverso i quali noi possiamo delineare la carta d'identità, la radiografia di un determinato periodo storico.
Analizzando una scarpa, analizzando un vestito, un'acconciatura o il mobilio di un dipinto, di un ritratto facente parte a un determinato periodo storico, ne possiamo comprendere la raffinatezza, ne possiamo comprendere il gusto estetico, il gusto stilistico, come si vestivano, come si acconciavano, come ammobiliavano casa propria. E sappiamo per certo, da tutta questa serie di opere viste come documenti storici, che una famiglia aristocratica del 1200 non si sarebbe mai vestita, non avrebbe mai ammobiliato casa come una famiglia dello stesso rango, però facente parte di un secolo diverso, magari nata e cresciuta 3 secoli dopo. Cosa magari scontata, ma che le opere d'arte viste come documenti storici ci possono lasciare in maniera concreta, in maniera permanente. L'opera d'arte si fa quindi filo rosso, filo conduttore, che ci permette di metterci in relazione, metterci in confronto diretto con i nostri antenati. Questa qui è la parte più prettamente estetica, abbiamo analizzato quella più stilistica, diciamo. Però da un'opera d'arte è vincibile anche una parte più profonda, quella esistenziale. Maledizione ambulanza. Stavo dicendo, si può vincere anche la parte più esistenziale, la parte più profonda. Come si approcciava un uomo del 1300 con se stesso, con il mondo, con l'universo, con la propria società. Tutto ciò ci permea da un'opera d'arte, perché pregna anche di questo significato, di questa impronta culturale, diciamo così. Un uomo del 1200 sappiamo per certo, per dire, che vedeva il potere regale come diritto divino, era Dio stesso ad aver stabilito che egli dovesse essere re. Cosa che ai giorni d'oggi sarebbe assolutamente impensabile. E noi possiamo metterci in relazione con un uomo del 1200, con questi pensieri, con questo tipo di approccio alla società, attraverso proprio i documenti storici e in particolare alle opere d'arte. Io lo trovo assolutamente meraviglioso, lo trovo assolutamente interessante. Vi avevo detto che sareste potuti diventare dei piccoli avventurieri, dei piccoli, Indiana Jones dell'arte, perché entrati in un museo, visti i vari dipinti, i vari ritratti, le varie opere presenti in esse, analizzandone tutti i particolari e messi poi in relazione con tutte le altre opere d'arte, potete stilare una sorta di timeline, una sorta di linea temporale di come, non so, un'acconciatura sia cambiata, una scarpetta, un vestito, qualsiasi cosa. Ci sono degli elementi in comuni tra questo secolo e un altro? Se sì, come sono evoluti? O se no, come sono stati invece rimpiazzati da altri elementi? Si può giocare anche con la fantasia. Si può ad esempio stilare una sorta di background culturale di un determinato personaggio presente in un ritratto, presente in un dipinto. Ci si può sbizzarrire con la fantasia. E tutto ciò, tenendoci sempre in un ambito, culturale, accademico, ma molto più fantasioso, molto più, infantile, da bambino che si diverte con la curiosità. Tornando poi sul discorso del cambiamento culturale, cioè di come è cambiata la visione del mondo, io questa cosa l'ho pensata anche in relazione alle generazioni. Mi spiego meglio. Il conflitto generazionale che può esserci tra un genitore e il proprio pargolo dipende soprattutto dal tipo di, visione del mondo. Io penso, su questo se volete possiamo anche entrare nel dettaglio, creare una sorta di discussione, che ogni generazione abbia degli strumenti diversi con cui vede il mondo, perché il mondo a cambiare e così cambiano anche i suoi strumenti. E quindi con un genitore che ha una visione del mondo antecedente a quella del figlio, è chiaro che poi ci si cozzi, si crea una sorta di conflitto generazionale, e questa cosa è vincibile ancora di più ad esempio dai nostri nonni, che hanno una visione del mondo ancora più antecedente rispetto a quella dei nostri genitori. Ebbene, se con loro abbiamo un confronto diretto di come sia cambiato il mondo,
Beh, attraverso l'arte, attraverso le opere, noi possiamo averlo con degli uomini e delle donne che sono vissute e sono vissuti in un periodo molto più lontano rispetto al nostro. E senza le opere d'arte, beh, probabilmente non potremmo avere questo tipo di confronto diretto. L'opera quindi trascende la sua funzione estetica, trascende la sua funzione anche simbolica e si fa quindi testimonianza, si fa figlio semantico, va, sbizzarriamoci con queste parole molto profonde, si fa quindi figlio semantico, si fa quindi testimonianza di un'impronta culturale che è variata nel tempo. Io mi auguro di essere stato chiaro, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se ogni, come dire, segmento vi è chiaro. Io vi prometto che dal prossimo video inizieremo ad analizzare nel concreto opere d'arte con il secondo sottoapproccio di quello che abbiamo visto oggi, sempre in relazione all'analisi del dettaglio e in particolare attraverso l'analisi di proprio quel piccolo dettaglio, proprio quel piccolo particolare, un artista possa portarci nel suo mondo, possa completamente, come dire, scardinare qualsiasi tipo di regola con la creatività. Io non vi anticipo però assolutamente nulla. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina di modo da essere aggiornati sui nuovi video, e in particolare questo che sarà bello scoppiettante, me lo sento. Non vedo l'ora infatti di prepararlo. Spero con tutto il cuore di esservi arrivato, di essere stato chiaro. Per qualsiasi cosa comunque torno a ripetere, scrivetemi nei commenti o cercatemi su Instagram con la nomenclatura di Maleandrino. Mi scrivete in direct e insomma sarò lietissimo di rispondere a qualsiasi vostra domanda o curiosità. Un bacione a tutte e a tutti e alla prossima puntata di Come posso approcciarmi a un'opera d'arte? Beh, vediamolo insieme.